Supercalifragilistichespiralidoso. Supercalifragilistichespiralidoso. Questa naturalmente non è una parola vera, ma l'italiano è pieno di parole lunghe e difficili. Nel video di oggi voglio insegnarvi un trucco che vi permetterà di pronunciare anche le parole più difficili in pochi secondi. Ciao a tutti e benvenuti, sono Mattia di Lingua Franca. Tra i problemi più comuni, quando si impara una nuova lingua, c'è la difficoltà di pronunciare le parole più lunghe e difficili in quella lingua. Eppure c'è un trucco semplicissimo che ci può aiutare a pronunciare queste parole in pochissimo tempo. Ora vi spiegherò come funziona, ma prima un piccolo avvertimento. Questo trucco funziona incredibilmente bene per parole che possono essere molto lunghe e complesse, ma è meno utile per parole che contengono fonemi che fate fatica a pronunciare. Quindi, per esempio, questa strategia vi permetterà di pronunciare perfettamente supercalifragilistichespiralidoso, ma non vi aiuterà a imparare come pronunciare i suoni gl o gn. In ogni caso vi suggerisco di provare anche con quelle parole, perché a volte funziona lo stesso. Il trucco di per sé è molto semplice, anche se quasi sconosciuto, e consiste semplicemente nel pronunciare una parola partendo dalla fine e aggiungendo una lettera alla volta. Prendiamo una parola come esempio, coinquilino. Se non riuscite a pronunciarla o se semplicemente volete migliorare il modo in cui lo fate, provate a fare questo. Partite dall'ultima lettera della parola e ripetetela aggiungendo ogni volta una lettera in più. Ecco come funzionerebbe per coinquilino. O, no, ino, lino, uilino, quilino, inquilino, inquilino, oinquilino, coinquilino. Sembra banale, ma vi invito a provare con le parole più lunghe e difficili che riuscite a trovare e sono sicuro che nella maggior parte dei casi, provando un paio di volte a pronunciare la parola lettera per lettera partendo dalla fine, riuscirete in pochissimo tempo a pronunciarla tutta senza nessun problema. Questo trucco è particolarmente utile per le parole molto lunghe, per esempio numeri molto lunghi o parole composte, come la parola più lunga in italiano, precipitevolissimamente. L'ho detta al primo colpo, non pensavo. Pensavo di sbagliarla. Prima di continuare, secondo YouTube, più di metà di voi non è iscritta a Lingua Franca. Vi ricordo che se siete interessati alla lingua italiana e alle lingue in generale, potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Facciamo ancora un esempio. Provate a ripetere con me. 340. A. Ta. Nta. Anta. Ranta. Aranta. 40, 40, o 40, to 40, nto 40, ento 40, 140, e 140, 340, 340. Com'è andata? Siete riusciti a seguirmi fino alla fine? Se avete fatto fatica o se vi siete bloccati a metà, provate a ripetere questo esercizio un paio di volte. Solitamente funziona entro la terza volta. Grazie a questo trucchetto, nessuna parola italiana vi spaventerà più, perché potrete sempre ricostruire la sua pronuncia a partire dalla fine.
Naturalmente vi invito a cercare la pronuncia corretta della parola prima di ripeterla, così da non impararla in modo sbagliato. Una volta che avete capito come funziona questo esercizio, vi consiglio di provare a usarlo per imparare a pronunciare i marchi italiani più famosi all'estero, che tutti sbagliano a pronunciare. Li potete trovare in questo video. E se il video di oggi vi è piaciuto, un click sul pollice in su qui sotto sarebbe fantastico. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!